Molti di voi immagino avranno la bicicletta col cambio, però mi è capitato di vedere che pochi lo sanno usare correttamente. Oggi magari vediamo insieme qualche buon consiglio per usarlo come si deve e qualche regolazione da fare in caso ci sia bisogno di sistemarlo un pochino. Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Ciao a tutti, oggi sono qui con Giampi. Ciao a tutti anche da parte mia. Che ha portato la sua bicicletta perché oggi parleremo dei cambi e del loro utilizzo. Ciao, volevo chiederti, ma la mountain bike in città è utile nel senso che bisogna cambiare marcia o mantenere sempre lo stesso rapporto? Sì, certo. Dimmi tu. Se la bicicletta è stata costruita con i cambi, è sempre fondamentale usarla. Poi la tua bici, nello specifico, per una città come la nostra, che è tutta in pianura, ha anche troppi cambi, ok? Sì. Però è importante usarli. Tu generalmente quali rapporti usi? Uso quello più duro e quello medio. Esatto, l'utilizzo della corona di mezzo davanti, in una città in pianura, ripeto, è più che sufficiente, perché la corona grande magari la usiamo se siamo in discesa o in piena velocità. Quella piccola la usiamo magari per le lunghe salite o per tratti brevi con pendenze molto ripide. La cosa migliore, Giampi, è quella di usare magari la corona centrale e giocare sui rapporti dietro. È proprio quello che non faccio io. Tu non lo fai? No, io vario soprattutto sulle corone davanti. Ah, bene. No, per massimo posso variare con l'ultima corona, la prima e seconda opinione. Insomma, non è proprio il massimo. Con quella centrale vario di 3 o 4 opinioni in base alla salitina che trovo. Ok, quello va bene. Quello da non fare è incrociare la catena in maniera eccessiva. Per esempio usando il rapporto piccolo davanti e quello piccolo dietro, oppure il rapporto grande davanti e il rapporto grande dietro, perché la catena lavora in diagonale e si usura molto più in fretta e la pedalata non è fluida. Bene, Ale, c'è il discorso che io prima usavo molto cambio, ma adesso sono un po' piccolo, uso solo una marcia, io dico, perché sì, io uso una sola. Non va tanto bene, Giampi, perché se tu usi sempre lo stesso rapporto dietro, soprattutto, cosa succede? Se stai per esempio su quello piccolino, su quello più piccolo, come succede, tanti si stancano di cambiare e tengono sempre la catena sull'ultimo pignone dietro, alla fine, visto che ci sono anche pochi denti, con l'andare del tempo si usura molto in fretta e alla fine la catena scatta, ti salta, va bene, e non riesci più a pedalarlo. Per cui è per quello che è importante variare anche, perché l'usura del pignone e della catena diventa più omogeneo, ok? E quindi passerà più tempo prima che tu debba cambiare la catena e anche i pignoni, che è una spesa, diciamo, abbastanza importante. Ma ho visto qua a Ferrara che ci sono soprattutto le bici che dicono quelle da avvocato, quelle tutte nere, single speed, anche lì non avrò il discorso del consumo del pignone. Le biciclette a una sola velocità o single speed come le chiami tu, come si chiamano anche in generale, sono strutturate, sono concepite a livello di trasmissione perché la catena e il pignone durano di più. Il pignone, i denti del pignone sono un po' più spessi e anche la catena è un po' più grossa, per cui anche se giri sempre sullo stesso pignone si usura, ma ci vuole più tempo. Allora volevo chiederti, siccome delle volte mi va giù la catena, o davanti o dietro, da cosa dipende questa cosa qua?
Lì dipende principalmente dalla regolazione del cambio e delle viti e dei registri che stanno sul deragliatore. Se vi capitano dei problemi come quelli che diceva Giampi, sia del cambio che non funziona correttamente, sia della caduta della catena, ci sono delle piccole regolazioni che si possono fare e magari risolvono il problema della bicicletta senza pensare a chissà quali, diciamo, difetti insiti nella bici. Per esempio, se il cambio tentando di cambiare non funziona, può darsi che ci sia il filo del deragliatore che non è bene in tensione. Basta magari agire su questo registro, ok? Svitandolo, quindi mettendo in tensione il filo. Se, diciamo, cercando di andare verso il pignone più grande non c'è il cambio del rapporto, la catena non sale. Se invece al contrario cerchiamo di far passare la catena da un pignone grande a uno piccolo e la catena scende troppo in fretta, vuol dire che il filo è troppo tirato, è troppo in tensione e allora andremo un po' ad avvitarlo. Ce n'è uno anche di solito sulla leva del cambio davanti se uno ha anche più corone davanti. Se io avvito questo registro, ok, e quindi allento la tensione del filo, se io faccio clic, la catena non va su perché non ho abbastanza tensione. Allora torno, diciamo così, in posizione col cambio e risvito il registro, ok, finché a ogni clic corrisponde un, diciamo, cambiamento, avanzamento della catena o al contrario la catena scende regolarmente. È chiaro che questo registro va dosato, se bisogna avvitarlo o svitarlo, diciamo, in maniera adeguata perché il cambio sia sincronizzato in maniera corretta. Se invece vi cade la catena, il problema può essere relativo a queste due vitine. Se la catena vi cade, diciamo, verso l'esterno mentre andate verso il pignone più piccolo, può darsi che sia sufficiente avvitare una di queste due vitine, di solito c'è scritto high sopra e potrebbe risolvere il problema. Se invece la catena vi cade quando andate verso il pignone più grande, vi cade verso la ruota, può darsi che sia invece dovuto all'altro registro che c'è qua, dove c'è scritto low, quindi basta avvitare quanto basta, un po', non esageratamente, la vite con scritto low e la vostra catena non dovrebbe cadere più verso la ruota. Le stesse viti, e di solito con le stesse denominazioni, sono anche sul cambio anteriore in caso abbiate più corone davanti. Se avete problemi col cambio che non funziona bene o vi trovate male e ha dei problemi, non pensate di risolverli togliendo completamente il cambio, perché probabilmente vi troverete ad avere altri problemi che comporta questa scelta. La cosa migliore sarebbe cercare di ripararlo e sistemarlo e farlo funzionare correttamente. Per oggi è tutto, vi salutiamo. Ciao a tutti, ma per caso adesso la bicicletta è regolata bene o rischio di fare una ranata per terra che mi fido? Ma no Giampi, ti puoi fidare, però con i consigli che ti ho dato se c'è qualche problema te lo puoi mettere a posto anche da solo. Perfetto, ciao a tutti, ciao, alla ciao. prossima!